Salve, io sono Maurizio Gentile, vi do il benvenuto in valutazione formativa e apprendimento nei percorsi duali. In particolare il tema di questo video riguarda le soluzioni web e mobile per la realizzazione e gestione di un e-portfolio nei percorsi duali. Cercheremo all'interno di questo video di richiamare brevemente il concetto di portfolio e che cosa gli allievi sono chiamati a realizzare all'interno della documentazione del loro percorso di formazione duale attraverso l'e-portfolio. Poi faremo una panoramica delle applicazioni web attualmente offerte per la realizzazione di e-portfolio professionali o meno a diversi livelli, con diversi pacchetti di offerte, sia in termini di servizi che in termini di costi. E poi introdurrò attraverso questo video alle 3 soluzioni web che saranno poi oggetto di ulteriori video, che sono Bobby Rice e Google Sites e Adobe. L'e-portfolio è un'evoluzione digitale dei diari di lavoro. I diari di lavoro sono, diciamo, una componente di documentazione qualitativa che si integra all'interno dei dossier individuali previsti dal decreto interministeriale del 15 ottobre 2015, istitutivo dei criteri realizzativi dei percorsi duali, dei criteri di standard realizzativi dei percorsi duali. Un e-portfolio si deve immaginare come un sito web realizzato attraverso una piattaforma o un'applicazione pensata per realizzare siti web e che può, diciamo, avere all'interno dei suoi servizi dei template per realizzare i portfolio, oppure, diciamo, delle applicazioni nate con, diciamo, il concetto di portfolio, però che ha poi una, come dire, infrastruttura informatica per la realizzazione di siti web. Un e-portfolio può essere strutturato in modi diversi, quindi si deve tenere conto del contesto formativo, della sostenibilità nella redigere e tenere aggiornata la documentazione, della possibilità di un accesso multiplo da parte degli attori del triangolo che caratterizza, diciamo, un percorso di formazione duale, che sono l'allievo-l'allieva, l'istituzione formativa e l'azienda. Nell'apprendistato l'e-portfolio, come dossier di lavoro, integra e completa, diciamo, quella parte del dossier individuale che è la sezione B, in cui l'allievo o l'allieva può inserire, diciamo, documentazione complementare che va ad arricchire, ad ampliare diciamo, le evidenze del suo percorso. Questa documentazione, diciamo, può essere diciamo, può essere gestita e trattata in ambiente online e, diciamo, può essere una documentazione, documenti di carattere tecnico, foto, video, piani di lavoro e così via. Che cosa, diciamo, gli allievi sono chiamati a fare quando realizzano il portfolio? Innanzitutto a raccontare, a presentare la propria esperienza e a contestualizzarla in termini di aspetti temporali, di aspetti di durata e di aspetti di contenuto, quindi data, durata, descrizione dell'esperienza foto-video. A riflettere, guidati da aiuti, domande e stimolo, frasi da completare, quali competenze hai acquisito in questa esperienza, prodotto o servizio, e poi ad autovalutare il grado di competenza raggiunto, competenza che ovviamente deve essere afferente al titolo di studio, per cui all'interno del quale è inserito anche il percorso duale. E qui, diciamo, l'allievo, l'allieva si aiuta ricapitolando attraverso uno specchietto delle competenze, quindi una tabella delle competenze, i risultati di apprendimento, e fornendo una scala di valutazione. Vi sono, diciamo, diverse applicazioni per realizzare l'e-portfolio. Noi ci siamo concentrati su Mobirise, Google Sites e Adobe, però il panorama offre almeno altre 9 soluzioni. Ad esempio la piattaforma Mara è una piattaforma open source che permette di creare un e-portfolio, ovviamente personalizzandolo,
nel quale diciamo, si raccolgono e si presentano le proprie esperienze, si documentano le proprie competenze e si riflette sul proprio apprendimento. Mara, diciamo, si integra con diversi sistemi di gestione dell'apprendimento, di LMS, Learning Management System, come ad esempio Moodle, e diciamo supporta vari standard di carattere informatico. Mara è gratuita per gli utenti, ma insomma richiede una installazione e una manutenzione da parte di un amministratore. Un'altra soluzione, diciamo, attualmente emergente è PebblePad. PebblePad è una piattaforma online che consente di creare un e-portfolio di livello professionale e dove diciamo, si possono mostrare le proprie abilità, le proprie competenze, realizzare i propri progetti e soprattutto poi scrivere, organizzando le sezioni tematiche, proprie riflessioni, i propri pensieri. La cosa interessante di PebblePad è che all'interno diciamo, ha dei sistemi di valutazione, autovalutazione, rubriche e dei, come dire, dei sistemi di organizzazione delle sezioni ad oggetti, quindi diciamo si presenta come un vero e proprio learning management system e ovviamente permette poi agli istruttori di dialogare con l'allievo e viceversa. Quindi diciamo il panorama è piuttosto vario, anche ad esempio LinkedIn, che è una piattaforma di social network, consente di creare un e-portfolio dedicato a vari ambiti, ad esempio, e in particolare diciamo, permette di inserire nella sezione progetti le proprie realizzazioni e di raccontare diciamo, il senso di queste realizzazioni. Poi ci sono ulteriori soluzioni come Xfolio, Suitable, Canva, Design Shack, eccetera, eccetera. E una caratteristica comune, ad esempio, di tutte queste soluzioni è il fatto che offrono parecchi template per settori diversi per creare gli portfolio. Quindi io posso, come dire, trovare un template per un lavoro nel settore credo, della moda e quindi che ha a che fare più con fotografie e immagini. Posso trovare dei template e quindi declinare questi template per attività lavorative alternative rispetto a quella precedente e così via. Adesso diciamo entriamo negli aspetti chiavi di ciascuna delle soluzioni che poi abbiamo preso in esame all'interno del modulo 6, del insomma, percorso dedicato alla valutazione formativa nei percorsi duali e iniziamo a parlare di Mobilize. Come voi potete vedere qui abbiamo riportato il logo dell'applicazione e una seconda icona che richiama istantaneamente l'integrazione con i dispositivi mobile. Quindi tutte e tre le applicazioni che noi abbiamo preso in esame hanno un'integrazione con i sistemi mobile, nel senso che sono consultabili, quindi sono responsivi rispetto diciamo, i pollici di uno schermo, di uno smartphone o di un tablet, o in alcuni casi possono essere anche modificati accedendo diciamo, con una applicazione corrispondente al sito, ai contenuti del sito e quindi modificarli. Mobilize è un'applicazione gratuita nata per strutturare siti web su internet, diciamo è basata su un protocollo tecnico che si chiama Bootstrap e non ha bisogno di codice, quindi è proprio un'applicazione nata per creare siti web e pubblicare siti web anche per coloro che non sono programmatori professionali. Offre migliaia di template che sono da un lato predefiniti e da un lato personalizzabili con elementi drag and drop, cioè tu puoi prendere questi template, elementi di questi template, spostarli e organizzarli nel tuo spazio tematico. È compatibile con i dispositivi mobili e offre diciamo diverse soluzioni per pubblicare le pagine web attraverso ad esempio protocolli FTP e così via. È una piattaforma gratuita, ma può avere costi aggiuntivi per alcuni template, estensioni o servizi premium, o se diciamo
diciamo, proprietari della piattaforma si chiede anche un servizio di hosting, cioè di ospitare il dominio per cui si sta lavorando con una tariffa annuale a partire da $39. Una seconda soluzione molto nota, molto conosciuta è Google Sites. Anche questa, diciamo, ha una buona interazione con i dispositivi mobili. È uno strumento gratuito molto semplice per creare e condividere pagine web, nato più o meno con la stessa filosofia di Adobe, quindi di mettere nelle condizioni di un utente non professionale, quindi che non ha esigenza di scrivere codice specifico, a creare, diciamo, siti web semplici, ma nello stesso tempo a permettere a un diverso gruppo di collaboratori di modificare e quindi di collaborare allo sviluppo, all'arricchimento delle pagine. E essendo un prodotto Google, esso si integra con l'ecosistema di Google, quindi con Google Drive, Google Analytics, Google Domain, eccetera, eccetera. Come vi dicevo, si può accedere a un sito realizzato con Google Sites attraverso il proprio dispositivo mobile, connesso ovviamente alla rete, e modificare il sito in tempo reale. Nella versione gratuita ci sono limiti di archiviazione, però, come diciamo è noto, organizzazioni educative ormai come dire, possono acquistare diciamo, il pacchetto Google Workspace, che è il pacchetto di servizi cloud di Google, anche a partire da diversi piani tariffari, in modo tale da poter avere, insomma, più spazio di archiviazione, più sicurezza, più integrazione, più supporto. Infine abbiamo Adobe, che anche essa è una piattaforma online che consente di creare e gestire l'e-portfolio in modo facile e veloce. In Adobe tu puoi caricare lavori, documenti, video, immagini o altro ancora, e organizzare in sezioni tematiche tutti questi contenuti. Offre la possibilità anche di creare il proprio CV o il proprio sito web o il blog, quindi insomma, quindi dà anche un taglio di carattere autorale comunicativo. Anche Adobe è ottimizzato per dispositivi mobili e offre, diciamo, diverse funzionalità. Ad esempio offre un'integrazione molto interessante sui social media, per cui se tu pubblichi una pagina e quindi una notizia, un contenuto, diciamo, attraverso un meccanismo di integrazione con i social media, puoi evitare di scrivere contestualmente il post e quindi avere direttamente la pubblicazione all'interno della tua pagina, diciamo, istituzionale, la tua pagina personale del contenuto pubblicato nel sito. Ovviamente, diciamo, oltre a questo, ha un sistema di protezione delle password e il servizio permette poi di studiare le statistiche di accesso al tuo blog, al tuo sito web, al tuo CV, e quindi capire, insomma, come ottimizzare la navigazione e i contenuti. C'è un piano gratuito con alcune limitazioni, però diciamo questo ormai business as usual, è un po' una caratteristica di tutta l'attività commerciale su internet, e i piani di pagamento partono da $9,99 per avere più spazio di archiviazione, opzioni di personalizzazione, domini e supporto, ovviamente. Vi ringrazio dell'attenzione, vi ringrazio per aver seguito questo video, e per saperne di più sugli altri contenuti del percorso vi invito a visitare il sito web del progetto www.futureskillsfortrainers.io. Vi auguro una buona giornata.